Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione del video trovate un link che vi spiega come unire più oroscopi. Trovate la mia email che vedete anche scritta qui e trovate nelle info del canale, e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per l'autunno 2023. Cominciamo con un 5 di pentacoli, un re di bastoni. Abbiamo un 3 di coppe, abbiamo la luna, regina di coppe, 6 di bastoni, giudizio, gli amanti. E ragazzi, un 3 di pentacoli. Dunque, partiamo con questo 5 di pentacoli. Come la sensazione, ragazzi, che sarete un po' in una fase di delusione. 5 di pentacoli è sempre una carta di perdita da un punto di vista finanziario, ma anche pratico. Può anche riguardare una perdita di tempo, ipotesi, qualche cosa che non sia direttamente collegato al denaro o alla fisicità. E poi abbiamo questo re di bastoni e un 3 di coppe. Ho come la sensazione che qualche relazione potrebbe, diciamo, cambiare, per non essere drastica e dire finire, ma questo perché poi ho gli amanti sotto, quindi aspettiamo un attimo, vediamo anche di spiegarle le carte, ok? Anzi, partiamo subito. Partiamo dal 5 di pentacoli, 2 di spade e 8 di bastoni. Allora, può essere che siate in dubbio su qualche cosa che potrebbero dirvi, su una notizia che potrebbe arrivare. Questa delusione potrebbe riguardare anche la vostra incapacità a scegliere. Tenete presente che in questo mazzo si vede molto bene una persona è sulla carrozzina, quindi non è indipendente, è come se foste in qualche modo legati a una certa situazione che non vi rende liberi. Andiamo a vedere il re di bastoni. Potrebbe anche far riferimento a una persona che dovrete accudire. La peppa. Abbiamo re di bastoni che è spiegato dal re di coppe e dal diavolo al contrario. Ragazzi, può fare riferimento alla vostra persona di interesse, eventualmente a un capo, se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, o anche al proprio partner. Qui, con il diavolo al contrario, potrebbe esserci qualche tipo di manipolazione emotiva, magari. Però ho come la sensazione che ad un certo punto ve ne renderete conto. È come un ok, maturo ed elaboro me stesso, la mia capacità di interagire con gli altri per uscire da questa sorta di schiavitù, che normalmente quando c'è il diavolo la schiavitù è volontaria, cioè è come se si decidesse di rimanere in quella situazione. Andiamo a vedere il 3 di coppe al contrario. 3 di coppe nuovamente, 9 di coppe e 3 di spade.
Può essere fortemente una situazione di tipo romantico, ragazzi, perché qui abbiamo 2, 3 di coppe, un 9 di coppe, un 3 di spade. Potrebbe esserci una delusione da parte di qualcuno legato a voi a livello emotivo. Ripeto, può essere una persona di famiglia piuttosto che il o la partner. È come risvegliarsi da un sogno o dover accettare una certa situazione che comunque fa star male. Non è quello che voi volete, ma è come se ci fosse una sorta di staticità che vi rende tenete presente che il 5 di coppe di pentacoli fa anche riferimento alle codipendenze, e con il diavolo. Per qualcuno potrebbe proprio risuonare così, come se foste codipendenti di questa persona e nonostante vi rendeste conto che la situazione che state vivendo non è delle migliori, è un po' come accettare lo stesso questa situazione. Andiamo a vedere la luna, perché qua vengono a galla delle cose. È un po' come se le carte vi dicessero che avete bisogno di togliervi un velo. 10 di pentacoli e mago, non male. È come se aveste bisogno di fare qualche tipo di azione concreta. 10 di pentacoli è una carta di compimento. È una carta anche di contratti. Ed è come se è anche una carta che parla di unione familiare, però qui ho come la sensazione che verranno a galla le proiezioni che probabilmente o sono state fatte o vi siete fatti inerente un certo tipo di unione familiare. È una fine e un inizio. Parla anche di matrimoni, il 10 di pentacoli, quindi se per caso foste in una relazione a tre, qui potrebbe essere che si venga a scoprire così, diciamo che in realtà il matrimonio è ancora in essere. Questo lo dico per chi ha l'altra persona che continua a promettere che prima o poi si lasceranno, ok? Perché qui il contratto comunque è attivo. Che interessante. Andiamo a vedere la regina di coppe. Ruota della fortuna. Matto e 7 di spade. E 6 di bastoni. Scusate, voglio andare a vedere il 6 di bastoni perché qui questo mago è birichino. 8 di pentacoli. Imperatore. Ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno di voi organizzerà una sorpresa alla persona di interesse. Per molte persone potrebbe essere una sorpresa nel posto di lavoro o magari se siete colleghi di lavoro, c'è qualcosa che succede lì in quella zona, qualcosa di non premeditato, come vi posso dire? Sapete quell'attimo impulsivo che letteralmente farà cambiare il karma. Ok, c'è anche la carta del matto, si parla di nuove avventure e di qualche cosa che viene a galla con il 7 di spade. Quindi se qui diciamo avevate tipo un po' un sospetto, qui è come se vi renderete conto, o come meglio dire, diciamo che in realtà l'impulsività non gioca a vostro favore per quello che volete ottenere voi, però giocherà a vostro favore nel senso che vi renderete conto di come sono veramente le cose. Qui c'è qualche cosa che ha a che fare con la stabilità e con il lavoro? E anche con qualche cosa che dovete fare con costanza. Tenete presente che l'imperatore è un 4, parla di casa, di stabilità, di qualche cosa che ha basi. Ed è come se questa nota di impulsività vi portasse a costruire pian piano un qualche cosa di più solido, con rigore e costanza.
Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a una questione lavorativa dove c'è tanta concorrenza e qui è un po' come dire, ok, sfido la sorte, provo un'altra strada, smetto di raccontarmi bugie o di credere alle bugie che mi raccontano, cambio il karma. Anche questo è un 10, quindi fine di cicli. Andiamo a vedere il giudizio al contrario. Cavaliere di spade e asso di bastoni. Sì, infatti. Fate attenzione perché col giudizio al contrario è come se faceste qualche cosa senza vederci chiaro. Siete un po' troppo avventati probabilmente in questo impulso emotivo. Cercate di tenere a bada le emozioni perché poi fare delle scelte importanti in un momento di paura o di euforia potrebbe magari portarvi a fare scelte che non sono esattamente in linea con voi, ma sono state fatte solo nel momento emotivo, appunto. Prendetela un po' più con calma, mi verrebbe da dire, perché ancora non vedete chiaro. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere, ve la butto lì, un ritorno non ritorno dal passato, cioè come qualcuno che fa capolino, si fa vedere, c'è di nuovo questo input degli amanti, andiamo a vedere, la sacerdotessa, e il 5 di spade. Voglio andare a vedere anche il 3 di pentacoli. Wow, stelle temperanza. Guardate ragazzi, se fosse un ritorno da parte di qualcuno, vi dirò che potrebbero esserci delle possibilità di ricostruire qualche cosa piano piano, ma c'è da rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Se fosse una questione, come vi dicevo all'inizio, magari familiare, da dove pensate di non riuscire ad uscire, vi dirò che anche qui è una questione di amor proprio, è una questione di capire cosa, diciamo, potete fare per aiutare gli altri e dov'è il vostro limite prima di rischiare di esaurirvi, di esaurire le vostre energie, no? C'è questa scelta un po' impulsiva che secondo me potreste rischiare di prendere, o il voler cambiare le cose troppo in fretta, una cosa del genere. Perché in realtà queste sono due carte che vi dicono che per arrivare al successo c'è bisogno di un lavoro quotidiano, costante, seguendo le regole, applicandosi. È un lavoro che deve essere fatto in modo meticoloso, appunto facendo una strategia, facendo delle previsioni, facendo un piano. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ecco, l'unica cosa, se per caso fosse questa persona che ritorna, anche qui non vi fate prendere troppo dalle emozioni, ok? Attenzione alle paure, alle proiezioni e a quello che è un bisogno. Cioè, ho bisogno che la persona sia con me perché io mi devo sentire al sicuro. Però è importante imparare a sentirsi al sicuro indipendentemente dall'altro, ok? Non fate, non prendete decisioni partendo da un bisogno. Ok, andiamo a vedere un oracolo. C'è anche questo che è rimasto così, io lo prendo lo stesso. Allora, ok, allora questa carta vi dice fondamentalmente di connettervi, ok, con il mondo delle energie sottili. Qui parla di registri akashici e vi fa vedere come dei libri. Potrebbe essere o un invito
a iniziare a studiare in modo un po' più approfondito certe dinamiche di comportamento, certe questioni magari legate alla paura. E qui parla anche di saggezza e di ispirazione, quindi è un po' come se aveste bisogno di farvi ispirare. È una carta numero 10 anche questa, quindi è una carta di chiusura cicli. E poi guardate, abbiamo bilanciamento. Qui in effetti finivamo con la carta della temperanza e parla, ragazzi, di, come vi dicevo prima, di un amor proprio, vedere fino a dove potete dare senza scaricarvi troppo di energia personale, perché poi da lì in avanti avete bisogno di ricaricarvi, ok, a vostra volta. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se avete piacere potete commentare, iscrivervi, condividere, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email oppure potete abbonarvi al canale, dove nei video degli abbonamenti spiego temi di metafisica, temi un po' più tecnici su come lavorare con l'energia. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!